Buongiorno e buon giovedì a tutti e ben ritrovati qui insieme sul canale. Dunque, ieri abbiamo assistito alla seconda semifinale della Champions League, quella che avrebbe decretato di fatto l'avversaria della nostra Inter per quanto riguarda la finale di Monaco il 31 maggio. Alla fine è stato il Paris Saint-Germain a passarla, a farla franca. Quindi bene, sarà una partita molto molto difficile, un avversario assolutamente da non sottovalutare, ne parleremo adesso perché volevo spendere un paio di opinioni proprio sul Paris Saint-Germain specialmente. Prima di iniziare volevo giusto, era una cosa che avevo detto anche ieri comunque, sia nel post partita ma comunque anche nell'analisi a freddo poi con le pagelle eccetera. Quello che mi dispiace constatare è il fatto che comunque sia in Italia ma anche in Spagna ci sia una certa difficoltà, chiaramente lato Barcellona, ma in Italia diciamo lato detrattori Inter, ad accettare quello che poi è un verdetto del campo che è stato diciamo chiaro, ed è stata una partita che entrerà nella storia della Champions League, ma mi dispiace ascoltare per l'appunto queste opinioni che parlano di arbitro che ha condizionato la partita, di arbitro che ha favorito l'Inter, e queste dichiarazioni vengono, lato Barcellona, vengono direttamente proprio dai giocatori, dall'allenatore, che è una cosa che sorprende, perché poi per quello che è diciamo la mia idea, tu puoi essere fuori classe, fenomeno, campione dentro il campo, ma sei campione anche e soprattutto fuori dal campo. Cioè nel momento in cui tu accetti e riesci a riconoscere la superiorità di un avversario, hai perso, non c'è stato nessun tipo di episodio che ha condizionato la partita a tuo sfavore, anzi, quindi accettare la sconfitta significa anche essere fuori classe. Quindi chi non è in grado di fare questo, a mio parere, non è realmente un campione, non è un fuoriclasse. In questi anni comunque, soprattutto lato Barcellona, abbiamo viste di cotte e di crude, a partire già dalla semifinale del 2010, passando poi per gli altri scontri diretti che ci sono stati tra Inter e Barcellona. Onestamente c'è sempre stato questo filo conduttore dell'arbitro che ha favorito una squadra piuttosto che un'altra. Onestamente, ma cosa c'è da dire? Perché già ne ho parlato nel video di ieri, quindi è inutile soffermarmi più di tanto su questo. Lato Italia, ovviamente, questa è la nostra mentalità tutta italiana, ovvero affossare sempre chi ha successo meritatamente, chi col duro lavoro riesce ad avere dei risultati, quindi non mi stupisce. Comunque, bando a queste chiacchiere, comunque alla fine è molto difficile sradicare questo tipo di mentalità, e volevo soffermarmi su quella che è stata la partita di ieri, perché è stata una partita divertente, dinamica, chiaramente diciamo non purtroppo dobbiamo dire non allo stesso livello di quelle che sono state due partite tra Inter e Barcellona, però tant'è. Però è stata una partita molto interessante con l'Arsenal che in realtà nessuno si aspettava magari un Arsenal così combattivo, così competitivo in questa partita di ritorno, perché per l'appunto aveva perso un'andata 1-0, però in realtà l'Arsenal ha aggredito subito il Paris Saint-Germain. Ci sono stati 15-20 minuti davvero ad alti livelli dell'Arsenal, che poteva andare tra l'altro in vantaggio, perché c'è stata un'occasione per Rice di testa, ma soprattutto un tiro incredibile di Odegaard che Donnarumma è riuscito a parare in maniera strepitosa, perché comunque era un tiro abbastanza ravvicinato, a botta sicura, e Donnarumma ha avuto un riflesso incredibile e è riuscito a salvare il risultato. Donnarumma, devo dire che ieri è stato abbastanza decisivo, così come Sommer in Inter Barcellona, ma ieri anche Donnarumma ha mostrato grandissime qualità. È un Arsenal, ripeto, che comunque ha mostrato voglia, cercava di recuperare per l'appunto questo gol di svantaggio, giocando anche molto molto bene e mettendo il PSG alle corde. Non è riuscito fondamentalmente ad uscire dall'area fino a quasi, diciamo, fino al gol, che poi paradossalmente è arrivato come una beffa, no? per l'Arsenal, perché Fabian Ruiz fa un gol incredibile, anche se in realtà è stato aiutato da una deviazione dopo un calcio d'angolo.
E onestamente lì poi chiaramente l'Arsenal ha probabilmente risentito un po' del colpo, anche se ha cercato sempre di rendersi pericoloso. Probabilmente quello che mancava all'Arsenal, intanto chiaramente aveva delle defezioni importanti, perché comunque mancavano due attaccanti principali dell'Arsenal, che sono Havertz e Gabriel Jesus, e al contempo Calafiori ritornava dall'infortunio, quindi giocava il giovane Lewis Kelly sulla sinistra. Insomma, è stato un po', secondo me, anche condizionato da queste assenze. Però è un Arsenal che in realtà non ha demeritato, non ha diciamo mostrato di essere così tanto inferiore al PSG, anzi, quindi la partita è sempre stata bene o male in equilibrio. In realtà poi ci sono stati dei momenti in cui il Paris Saint-Germain si è reso davvero pericoloso, perché è riuscito diciamo un po' a passare questo primo pressing dell'Arsenal, a creare un po' di scompiglio nella fase difensiva dell'Arsenal. E devo dire che ci sono degli uomini del Paris Saint-Germain che sono molto molto pericolosi. Fabian Ruiz già lo conoscevamo, insomma giocava nel Napoli, Kvaratskhelia la stessa cosa, però ci sono anche tanti giovani come Doué, Barcola, insomma lo stesso Dembélé, che comunque è diventato adesso una sorta di goleador, se così possiamo dire. Non è un attaccante, diciamo, una punta come la definivamo diciamo tempo addietro, però è un giocatore che comunque quest'anno con Luis Enrique ha trovato una continuità al gol che prima non aveva in altre squadre come il Barcellona per esempio. Quindi devo dire che è una squadra ben strutturata, e quindi poi alla lunga con Hakimi, tra l'altro, che conosciamo, no? Noi dell'Inter, si è resa molto molto pericolosa. Secondo me Hakimi ieri è stato comunque il migliore del Paris Saint-Germain, e secondo me l'ha vinta anche un po' lui questa partita, perché non solo trova poi il rigore, che comunque è stato fallito dal Paris Saint-Germain, ma chiude comunque subito dopo la sfida con un bellissimo gol a giro, che diciamo in quel caso non ha lasciato scampo al portiere dell'Arsenal, ma l'Arsenal al contempo può recriminare per alcune occasioni, soprattutto Bukayo Saka aveva l'opportunità di riaprire l'incontro. Ci ha provato comunque l'Arsenal fino alla fine. È stata una partita un po' strana per certi versi, perché comunque il Paris Saint-Germain è stato molto spesso schiacciato dall'Arsenal, ma l'Arsenal non riusciva mai a creare qualcosa di concreto. È sicuramente un Paris Saint-Germain che difende meglio rispetto al Barcellona, ha anche delle caratteristiche che sono simili al Barcellona, perché comunque davanti a questi giocatori molto rapidi, molto tecnici, un centrocampo comunque che è abbastanza importante. E a questo proposito volevo spendere un attimo, no, delle parole che vanno un po' a legare anche, no, l'Inter e il Paris Saint-Germain, perché se ricordate il Paris Saint-Germain, e tra l'altro l'ho sempre sottolineato anche in interventi diciamo precedenti rispetto alla Champions League, parlando della Champions League in inglese, in altri video, ho sempre detto che apprezzavo quest'anno il Paris Saint-Germain e apprezzavo quello che sta facendo un allenatore come Luis Enrique, di cui condivido comunque la mentalità, perché secondo me lui è un allenatore che punta molto sul gruppo, è un allenatore che non vuole troppe, come dire, star nella squadra, troppi giocatori che comunque tentano di essere individualità prima di essere il gruppo, e infatti è stato quello che ha fatto il Paris Saint-Germain da quando è arrivato Luis Enrique. Se ci fate caso, ha praticamente smantellato, no, questa squadra fatta di stelle. Prima il Paris Saint-Germain spendeva, insomma, ha chiaramente speso lo stesso quest'anno sul mercato, ma ha speso di meno e ha speso in maniera diversa, eliminando un po' quelle che erano, diciamo, queste star, questi giocatori che comunque prima di tutto pensavano all'ego, cioè a se stessi, all'io, piuttosto che al gruppo, non ultimo Mbappé. E ha costruito praticamente questo gruppo di giocatori conosciuti o meno, fondamentalmente, che sono una squadra, e tu lo vedi, cioè questi giocano come una squadra, lottano come una squadra, si sostengono come una squadra. Questo secondo me è il legame che c'è tra Inter e Paris Saint-Germain. Poi secondo me, se mi chiedete l'opinione, l'Inter è più squadra del Paris Saint-Germain, è più gruppo, perché secondo me ancora comunque il Paris Saint-Germain forse da questo punto di vista qualche step lo deve fare, però gioca molto molto bene, è molto unito, è un avversario assolutamente da non sottovalutare, perché è molto difficile da giocare contro il Paris Saint-Germain. Quindi insomma si sa, è una finale, sarà difficile, vedremo quello che succederà, ancora comunque ci sono dei giorni per prepararlo. Sono sicuro che comunque sicuramente Inzaghi
la studierà molto bene, preparerà insomma le contromosse necessarie, però è chiaro che il Paris Saint-Germain, che come sappiamo ha questa ossessione per la Champions League, ci ha provato già nel 2020, ha perso la finale contro il Bayern Monaco, è chiaro che vive un po', no, di questa ossessione per la Champions League, ed è chiaramente un qualcosa che da un certo punto di vista mi preoccupa, perché poi insomma come il Manchester City di fatto, no? Contro l'Inter, poi sono cose che magari possono anche succedere. È chiaro che poi lì siamo in una finale 50-50, anche l'Inter ha questo sogno della Champions League, quindi insomma vedremo. È una sfida davvero interessante, davvero bella secondo me dal punto di vista calcistico, e ripeto, voglio fare questo applauso a Luis Enrique, perché secondo me è un allenatore molto bravo, anche lui sottovalutato, e che ha costruito questo gruppo nel Paris Saint-Germain. E ripeto, secondo me il calcio è questo, ragazzi, il calcio è questo, è uno sport di squadra. Noi stiamo a guardare molto spesso le individualità, ma il calcio è uno sport di squadra. È uno sport di squadra dove, se tu riesci a creare un gruppo, ovvero anche il lato psicologico deve essere forte nei giocatori, e lo abbiamo visto con l'Inter, fai tanto, cioè hai degli step successivi, cioè degli step in avanti fai, perché comunque che se ne dica, il calcio, ma come tanti sport, a mio parere è 70% psicologia e 30% il resto, tecnica, tattica, eccetera, perché quando c'è un gruppo unito, tutti danno il 150%, cioè significa che se io devo fare un passo in più per difendere il mio compagno, per cercare di aiutarlo, lo faccio molto volentieri. Se tu non hai un gruppo unito, e lo abbiamo visto per esempio con Real Madrid quest'anno, formato, no, da tante stelle, senza un equilibrio, dove non puoi fare delle scelte, diciamo, giuste, perché comunque poi qualcuno può creare scompiglio nello spogliatoio, eccetera. Vediamo che questo è un problema. Il calcio nasce come sport di squadra ed è uno sport di squadra, non esistono solamente le individualità. Poi è chiaro che c'è il giocatore che può fare la differenza in certi momenti rispetto ad altri, però il calcio è uno sport di squadra. E a mio parere quest'anno sono arrivate in finale le squadre, cioè coloro che hanno il gruppo prima di tutto. Quindi vedremo, sarà una sfida molto interessante, sarà Inter-PSG. Saremo in ansia fino a quel giorno, vedremo, sperando per noi interisti chiaramente di avere una soddisfazione, però sarà una sfida, ripeto, molto molto interessante e molto bella, secondo me anche dal punto di vista tecnico, tattico, calcistico, perché avrà molto da dire sicuramente. Due allenatori molto molto interessanti e molto bravi, quindi ne riparleremo chiaramente poi quando sarà tempo debito. Ci addentriamo adesso, dobbiamo tornare, no, in modalità campionato, perché secondo me, conoscendo anche Inzaghi, io non credo che voglia come dire, lasciare il campionato così facilmente al Napoli, quindi ci sarà una sfida importante contro il Torino, vedremo un po', sicuramente ci sarà molto turnover, vedremo un po' quello che succederà, e ci aggiorniamo quanto prima. Grazie ragazzi, un abbraccio, ciao.